Salve ragazzi, oggi di fianco alla Tenerona torniamo con la rubrica Video Nerd. Per un attimo accantoniamo la fiction Normandia-Bretagna 2020 per parlare di un argomento dal mio punto di vista molto interessante che potrebbe riguardare sia il mondo bikers sia tutte le attività outdoor a 360 gradi. Come spoilerato nel titolo del video parliamo di Gore-Tex. Essendo un video tecnico super pippone, ho pensato di suddividerlo in 5 punti fondamentali in maniera tale che voi potete scrollare nel video e fermarvi nel punto esatto che più vi interessa. Primo punto, che cos'è il Gore-Tex? Quadro generale. Secondo punto, quanti tipi di Gore-Tex ci sono con le rispettive differenze. Terzo punto, cura e manutenzione del Gore-Tex, importantissimo. Quarto punto, quali materiali ci sono con caratteristiche simili a quelle del Gore-Tex. Quinto punto, lo lascio sempre alla fine, mio personale umile punto di vista in base all'utilizzo che ne ho fatto sia per quanto riguarda l'utilizzo della moto sia per quanto riguarda le attività outdoor tipo andare in bici come quelle che vedete appese dietro di me oppure la corsa, lo sci e quant'altro. Per chi ci segue nei video dei viaggi avrà notato sicuramente che è sempre mia moglie Sara che parla di arte, cultura e storia nei video e io sto dietro la camera. Quindi voi avrete pensato che fra i due il caprone della coppia sarà sicuramente lui. Ecco, io per questo pensiero vi ringrazio, ma vi voglio tranquillizzare perché ci avete azzeccato. Però, per rispondere al primo punto, ovvero che cos'è il Gore-Tex, vi stupirò. Per avere una visione generale di che cos'è il Gore-Tex, dobbiamo tornare indietro di circa 60 anni, ovvero fine anni 50, dove nel Delaware la famiglia Bill e Viev Gore aveva intuito le potenzialità nascoste del politetrafluoroetilene, ovvero PTFE, polimero che all'inizio veniva usato per isolare i cavi elettrici. Solo 10 anni più tardi il figlio Bob aveva intuito che facendo espandere questo polimero si otteneva una membrana dalle caratteristiche uniche, incredibilmente resistente, basso assorbimento d'acqua e ottima protezione contro gli agenti atmosferici. Tutte queste caratteristiche messe insieme non hanno fatto altro che far accendere la lampadina alla famiglia Gore in relazione agli infiniti campi di utilizzo. Nascono così i primi brevetti, nel 76 viene addirittura commercializzata la prima giacca interamente in Gore-Tex, nel 79 brevettano la Gore Sim, ovvero la prima cucitura termosaldata, in quanto avevano notato che il materiale resiste bene alle intemperie, ma c'erano delle falle proprio create dai punti di cucitura. Negli anni 80 primo guanto in Gore-Tex laminato a 2 strati, nell'81 per quanto riguarda la prima missione della NASA sullo Shuttle Columbia, gli astronauti vengono equipaggiati con una tuta spaziale in fibra di Gore-Tex, nell'82 primo scarponcino con la tomaia interamente in Gore-Tex, per arrivare nell'89 con l'introduzione dei primi test di pioggia simulata e l'introduzione del classico loghetto rombo su sfondo nero, scritta Gore-Tex al centro, scritta piccolina Guaranteed to keep you dry, ovvero la garanzia che tutti i capi contrassegnati da questo loghetto ci manterranno all'asciutto. Negli anni 90 e in tutto il XXI secolo i tecnici della Gore-Tex non hanno fatto altro che perfezionare il prodotto in relazione all'utilizzo finale. Nascono così Gore-Tex Paclite, Gore-Tex Pro, Gore-Tex Shock Dry, Gore-Tex Infinium, eccetera eccetera. Dopo tutto questo mega pippone, alla domanda che cos'è il Gore-Tex possiamo dare 3 risposte. Se facciamo una traduzione letterale, Gore-Tex significa tessuto di Gore, tessuto inventato dalla famiglia Gore. Se pensiamo a qualcosa di fisico-chimico, il Gore-Tex è un polimero, ovvero le PTFE, politetrafluoroetilene espanso, ma se pensiamo a quello che più ci interessa, l'utilizzo pratico, il Gore-Tex è una membrana dalle caratteristiche quasi uniche al mondo che andiamo a vedere bene nel secondo punto del video. Prima di entrare nel dettaglio del secondo punto del video, ovvero quanti tipi di Gore-Tex ci sono con le rispettive differenze, dobbiamo soffermarci sulle caratteristiche tecniche del Gore-Tex. 1 centimetro quadrato di Gore-Tex è contraddistinto da 1,4 miliardi di fori talmente piccoli che sono 20.000 volte più piccoli della più piccola goccia d'acqua allo stato liquido.
mentre 700 volte più grandi della più piccola molecola di vapore acqueo. Questo fa sì che da un lato il Gore-Tex risulta impermeabile, mentre dall'altro lato il Gore-Tex risulta traspirante. Queste caratteristiche inoltre offrono un'ottima barriera antivento e per chiudere il cerchio bisogna dire che il Gore-Tex è una membrana leggerissima e sottilissima, dallo spessore di 0,01 mm. Ora, capite le caratteristiche tecniche della membrana in Gore-Tex, dobbiamo soffermarci sulle due parole chiavi: impermeabilità e traspirabilità. Per quanto riguarda l'impermeabilità, dobbiamo staccarci dal termine in senso assoluto e mi spiego meglio. Ogni capo tecnico viene considerato impermeabile dopo aver superato il famoso test della colonna d'acqua. Pensiamo per un attimo che questo sia un lembo di tessuto in Gore-Tex. Ci appoggeremo sopra un cilindro, nel cilindro verseremo dell'acqua, l'acqua salirà all'interno del cilindro fino a quando non passerà dalla parte opposta. Il limite esatto prima è la resistenza alla colonna d'acqua. Questo significa che quando acquistiamo un capo considerato impermeabile al 100%, non sarà impermeabile come se indossassimo una cerata, ma bensì sarà impermeabile, ovvero ci manterrà asciutti per l'utilizzo per cui è stato pensato. Facendo un esempio pratico, una giacca tecnica non deve resistere alla pioggia per 10 anni consecutivi, ma bensì per un giorno e mezzo, per 15 ore di pioggia consecutive. In teoria, seguendo il test della colonna d'acqua, potremmo arrivare a capire quanto tempo i nostri capi tecnici resisterebbero sotto la pioggia prima che permi acqua. Facendo un banalissimo esempio, se il nostro capo tecnico resiste per 2000 mm di colonna d'acqua, quindi 2 metri di colonna d'acqua, potrebbe stare sotto la pioggia per 10 ore consecutive con una pioggia di 200 mm all'ora. Quindi tu ci stai dicendo che nelle nostre strapagate tute in Gore-Tex potremmo sentire entrare acqua dopo una lunga giornata di pioggia? Prima di rispondere a questa domanda mi voglio un attimo soffermare sul rapporto impermeabilità-traspirabilità. Se noi pensiamo a un capo con impermeabilità massima avremmo traspirabilità pari a 0. Ma se pensiamo a un capo che ha una buona impermeabilità e una discreta o buona traspirabilità, dobbiamo pensare appunto a un capo tipo il Gore-Tex che ci dia la possibilità di stare sotto la pioggia ma al tempo stesso di far respirare il nostro corpo. Capito questo banalissimo concetto, siamo arrivati al fulcro del video, ovvero come mai il Gore-Tex è considerato un tessuto premium. Questo perché tutt'oggi, nel 2021, non esiste un tessuto che abbia il rapporto migliore tra traspirabilità e impermeabilità del Gore-Tex. Ci sono tessuti che si avvicinano, ne parleremo nel quarto punto, però a grandi linee, se mettiamo insieme tutte le caratteristiche del Gore-Tex, non c'è attualmente un tessuto che lo equipara. Ora, per rispondere alla domanda fatta poc'anzi, ovvero se una giacca in Gore-Tex ci manterrà asciutti dopo una giornata di pioggia e moto, la risposta è assolutamente sì. Questo perché il Gore-Tex resiste a una colonna d'acqua di oltre 28.000 mm, cioè una quantità d'acqua di gran lunga superiore a quella che potremmo prendere in una giornata di pioggia. Per rendere questo video nerdissimo possiamo affiancare al test della colonna d'acqua anche il test per quanto riguarda la traspirazione, che possiamo misurare il RET o MVTR. RET significa Resistance Evaporation Textile, quindi misura la resistenza all'evaporazione, mentre l'MVTR misura in un metro quadro di tessuto quant'è il vapore acqueo che riesce ad attraversare il tessuto stesso. Ora ci fermiamo qua, altrimenti questo video diventa talmente nerd e, come dice sempre mia moglie Sara, devi fare attenzione, altrimenti inizi a lappare come i cachi. Per chiudere il discorso, dopo tutti questi test possiamo dire che il Gore-Tex è una delle migliori membrane al mondo che abbia una buona traspirabilità e una buona impermeabilità. Ora, dopo tutto questo discorso, possiamo capire bene le differenze tra una tipologia di Gore-Tex e un'altra. All'inizio del video vi avevo detto che i tecnici della Gore-Tex si erano impegnati nel XXI secolo a perfezionare il prodotto in base all'utilizzo finale. Senza che andiamo ad analizzare le singole caratteristiche di ogni singola tipologia di Gore-Tex, cerchiamo di capire il concetto di fondo. Innanzitutto si sente parlare spesso di Gore-Tex laminato. Ma che cos'è il Gore-Tex laminato? Pensiamo per un attimo che questa sia la membrana in Gore-Tex. A questa membrana verrà incollato un tessuto in maniera tale da creare un singolo prodotto senza sfregamento,
Questo processo viene definito laminatura del Gore-Tex. Ora, per capire bene in che cosa si differenziano le varie tipologie di Gore-Tex, basta pensare che la membrana di Gore-Tex è sempre presente, ma i tessuti incollati e la quantità di tessuti incollati hanno caratteristiche diverse. A questo punto possiamo iniziare a capire le diverse diciture che troviamo nei capi di abbigliamento. Per fare un banalissimo esempio, il capo che indosso è un Revit Poseidon prima generazione. Se andiamo nel sito della Revit notiamo che questo capo è composto da Gore-Tex L2 e Gore-Tex L3 per alcuni punti. L2 significa che la laminatura in Gore-Tex è composta dalla membrana in Gore-Tex e dal tessuto incollato all'esterno, mentre L3 significa che la membrana in Gore-Tex si trova all'interno tra un tessuto esterno e un altro tessuto incollato all'interno, creando una sorta di sandwich con la membrana all'interno dei due tessuti. Capito il concetto della laminatura del Gore-Tex, i tecnici della Gore-Tex stessa non hanno fatto altro che nel XXI secolo creare tipologie diverse di Gore-Tex incollando numero e tessuti con caratteristiche diverse alla membrana del Gore-Tex. Restando nell'ambito bikers, possiamo fare le due macro differenze: completi in Gore-Tex e completi in Gore-Tex Pro. Per quanto riguarda il Gore-Tex Pro, è il tessuto più resistente mai prodotto da Gore-Tex, è formato dalla membrana in Gore-Tex al centro da due tessuti laterali, l'L1 esterno, l'L3 interno, tutti incollati. Inoltre questi tessuti L1 e L3 sono formati da un alto numero di denari per resistere alle condizioni più avverse, mentre per quanto riguarda il Gore-Tex tra virgolette normale, come il completo Revit che indosso, è formato dalla membrana interna in Gore-Tex e dal tessuto esterno incollato. Ora, mio umile consiglio, senza che andiamo a sviscerare le caratteristiche tecniche di ogni singola tipologia di Gore-Tex, quello che dobbiamo fare prima di acquistare il nostro capo tecnico è andare a controllare di che tipologia di Gore-Tex parliamo e se quella tipologia di Gore-Tex è giusta per il nostro utilizzo. Perché se pensiamo al Gore-Tex Pro, pensiamo ad un capo progettato per l'avventura estrema, per resistere alle condizioni più avverse, mentre se acquistiamo un capo come questo in Gore-Tex 2L, pensiamo ad un capo progettato per il mototurismo puro, dove non deve essere al primo posto la resistenza, ma forse bensì la comodità. Su questo dettaglio mi voglio un attimo soffermare perché non dobbiamo fare il classico errore di pensare che il Gore-Tex Pro sia migliore in senso assoluto. Il Gore-Tex Pro, essendo un 3 strati, è stato pensato e sviluppato per resistere alle condizioni più avverse, ma se noi abbiamo bisogno di qualcosa che ci protegga dalla pioggia, ci protegga dal freddo, ma al tempo stesso vogliamo la massima comodità, possiamo tranquillamente puntare a un Gore-Tex 2L. Questo è un punto cruciale perché se noi facciamo un uso a 360 gradi del nostro completo, ovvero lo usiamo a più 40 e lo usiamo a meno 10, dobbiamo tenere a mente che il Gore-Tex Pro, essendo un 3L, quindi formato da 3 strati, resisterà a una colonna d'acqua sicuramente più alta, ma al tempo stesso sarà meno traspirante rispetto a un 2L. Quindi in estate si rischia magari di soffrire un po' più il caldo. Per chiudere il discorso, anche se potremmo andare avanti per ore, ma fuori si sta facendo notte, dobbiamo tenere a mente una cosa: qualsiasi tipo di Gore-Tex acquistiamo, sia Gore-Tex Pro, sia 2L, 2,5L, Active, Shack Dry, tutti i Gore-Tex che volete, se avete questo tagliandino con fondo nero, sappiate che la colonna d'acqua a cui resisterà il vostro capo è sicuramente maggiore a 28.000 mm, quindi comunque la mettiate, restate sempre asciutti dopo un diluvio di circa 10 ore. Tutto qua. Ora passiamo al terzo punto del video, quello dal mio punto di vista è il più importante, ovvero cura e manutenzione del Gore-Tex. Dopo aver acquistato un completo da oltre 1.000 euro, la paura di rovinarlo lavandolo ci sarà sicuramente, ma per questo ragazzi entro in campo io. Ho fatto una ricerca accuratissima: ogni capo con la dicitura in Gore-Tex può essere lavato in lavatrice a 40 gradi. Bisogna utilizzare detersivi per capi delicati, quindi detersivi liquidi, non detersivi in polvere o aggressivi, e la centrifuga si deve attestare sui 400-600 giri massimo per non rovinare le fibre della membrana in Gore-Tex. Una volta lavato deve essere asciugato all'aria aperta e una volta asciugato, udite udite, devono essere messi all'interno dell'asciugatrice con un ciclo di asciugatura delicato per circa 20 minuti.
Questo serve per riattivare il trattamento DWR che adesso ne andiamo a parlare. A tutti i capi in Gore-Tex viene applicato un trattamento chiamato DWR, Durable Water Repellent. Importantissimo questo trattamento perché serve per far scivolare l'acqua e non fa penetrare l'acqua all'interno dello strato esterno, quello che prima ho chiamato lo strato L1 incollato alla membrana di Gore-Tex. Questo trattamento nel corso del tempo, con il sole e gli agenti atmosferici, tende a svanire, quindi l'asciugatrice serve proprio per riattivare il DWR. Quando l'asciugatrice non riuscirà più a riattivare il trattamento, possiamo intervenire in questa maniera. Una volta lavato il capo, fatto asciugare all'aria aperta, possiamo spruzzare un prodotto del genere. La quantità in eccesso deve essere tolta con un panno umido, fatto asciugare di nuovo il capo e il capo tornerà nuovo ed efficiente come quando l'avete comprato. Questo trattamento è fondamentale perché fa sì che l'acqua scivoli via e non venga assorbita dal tessuto esterno della laminatura in Gore-Tex. Perché ragazzi, se il tessuto esterno si impregna d'acqua, viene a mancare il fenomeno della traspirabilità. Così dopo una giornata di pioggia noi ci sentiremo umidi non tanto per l'acqua che è penetrata, ma bensì per il sudore che non è riuscito ad uscire appunto dalla giacca. Vi lascio un attimo con una clip del viaggio Normandia-Bretagna di quest'estate dove si vede benissimo nell'avambraccio che la mia giacca si è impregnata d'acqua perché è lucida. Infatti sono arrivato a destinazione leggermente umido. Da lì abbiamo rifatto il trattamento DWR. L'autostrada e c'è la fila sotto una pioggia battente. Appena arrivati in struttura ho gli occhi un po' rossi perché c'è un vento pazzesco e mentre stavamo in strada tiravo sulla visiera, ogni tanto entrava qualcosa negli occhi. Comunque questa è la vista dell'hotel. Siamo tutti molto accaldati, tranne noi che abbiamo preso secchiate di pioggia. Indescrivibile. La prima volta che sento un po' di umidità dentro la giacca, che una giacca del genere non dovrebbe più passare acqua. L'aria tra l'altro è caldissima, ma noi continuiamo a stringere un po' i denti. Andiamo subito a cambiarci. Questo è stato il viaggio più pazzo del mondo. A livello meteorologico oggi passo Gavia, dopo il Gavia che si stava anche bene, acqua fino a 10 km, 20 km da Riva del Garda. Cambiamenti climatici purtroppo ragazzi stanno avvenendo. Ci spostiamo veloci al quarto punto del video, anche perché qualcuno di voi mi ucciderà perché questo video è diventato un pippone edition, ovvero se esistono delle membrane con caratteristiche simili a quelle del Gore-Tex. La risposta è sì, ce ne sono diverse, c'è l'H2NO, c'è l'Out-Dry, c'è il Pertex, hanno caratteristiche molto simili, parliamo di laminati a 2 e 3 strati, ma la domanda a questo punto è: ma perché sono poco conosciuti quando invece il Gore-Tex è il più blasonato? La risposta ragazzi è semplice: il Gore-Tex tratta con tantissimi brand, anche perché diciamo che ha uno storico talmente sicuro, cosa che non hanno gli altri, quindi gli stessi brand preferiscono prendere qualcosa di affermato piuttosto che qualcosa di nuovo. Tutto qua. Quinto punto del video, ovvero il mio personale punto di vista. Ragazzi, per questo punto bisognerebbe parlare ore. Quello che vi posso dire è che tutta la teoria di cui abbiamo parlato poc'anzi io l'ho ritrovata nel corso della mia esperienza. Quindi se conviene acquistare un capo in Gore-Tex piuttosto che un capo a 3 strati, questo ragazzi dipende dal vostro utilizzo che ne fate alla moto, dipende da quando siete disposti a spendere, ma sicuramente il capo in Gore-Tex vi dà quel quid in più, vi dà soprattutto quella praticità
che durante un viaggio a medio e lungo raggio, soprattutto in una tappa dove magari partirete con il caldo, poi salirete di quota, incontrerete la pioggia per ridiscendere in valle con le temperature un po' più alte, non dovete ogni volta fermarvi, mettere l'antipioggia, togliere l'antipioggia, sicuramente verrete ripagati dalla praticità di utilizzo. E se magari a qualcuno interessa sapere se questi capi si riescono ad indossare con temperature elevate, vi posso dire che la Poseidon, essendo composta da un Gore-Tex 2L e un Gore-Tex 3L, è molto comoda, molto traspirante. Io l'ho utilizzata, l'avete visto anche nei video pubblicati, nel viaggio in Turchia dove la temperatura in certi punti è arrivata anche a 43-44 gradi, l'ho utilizzata nei nostri sibillini d'inverno a -10. Ovviamente per questo dobbiamo fare un video a parte dove parliamo dell'intimo tecnico sia per quanto riguarda l'estate sia per quanto riguarda l'inverno. Ora ragazzi, io vi lascio, spero che questo video sia stato interessante e soprattutto che vi abbia in qualche modo indirizzato nella scelta. Perlomeno il mio intento è questo. Ci ho dedicato veramente tanto tempo, sicuramente ho tralasciato qualcosa, lo scrivete nei commenti, fatemi sapere di nuovo se vi piacciono questi pipponi edition. Un ringraziamento speciale doveroso a chi supporta il canale tramite il link PayPal in descrizione, anche donando un semplicissimo caffè. Grazie ragazzi, ora vado a montare il video, sono le 8 di sera e ci vediamo domani con questo nuovo video e magari fine settimana prossima con l'11° episodio del viaggio Normandia-Bretagna 2020, che ormai è diventata una fiction. Ciao ragazzi. Ora giro velocissimo del comune perché siamo ancora in zona arancione, però accendiamo la tenerona. L'odore di benzina quando il motore è freddo è qualcosa di pazzesco ragazzi.